Pronti per un'altra avventura? Questa volta ci troviamo sulle sponde del meraviglioso Lario. Amici del canale, oggi ci troviamo a Varenna, il borgo degli innamorati sul lago di Como. Situata a pochi chilometri da Lecco, Varenna è uno splendido borgo che sorge nel ramo lecchese del lago di Como. L'atmosfera che si respira qui è davvero particolare. Il paesino è uno dei più belli della regione, un luogo tanto romantico quanto suggestivo, sia osservato dalla sponda che dal lago. Sì, proprio così. Varenna si mostra in tutta la sua bellezza, con i suoi colori vivaci che si riflettono sulle acque placide del lago. Conosciuta sin dall'antichità come importante crocevia commerciale, Varenna ha conservato intatto il suo fascino anche nei secoli successivi. E che dire dei collegamenti con gli altri borghi del lago di Como? Grazie al servizio di battelli è possibile esplorare facilmente località rinomate come Bellagio e Menaggio, completando così il vostro tour della zona, senza dimenticare la spettacolare vista di Varenna che si può ammirare arrivando col battello. Sicuramente il luogo più romantico di tutta Varenna è la passeggiata degli innamorati, una passerella arroccata sulla roccia a picco direttamente sul lago. L'atmosfera che si respira è davvero romantica e a mio avviso è il luogo più bello del lago di Como, tanto da guadagnarsi il nome della perla del lago di Como. Caratteristiche sono le vie scoscese che portano dall'alto del centro di Varenna fino al lungolago. Vengono chiamate contrade e sono delle vere e proprie scalinate arroccate sulla montagna. Quello che vi consigliamo è di poter arrivare fino a Varenna, quindi con il treno, l'auto o il pullman, prendere il traghetto che vi porta o a Bellagio o a Menaggio e fare tipo quindi questo triangolo. Eccoci al pittoresco porticciolo di Varenna, dove le barche dondolano dolcemente sull'acqua, creando un'atmosfera autentica. Un angolo perfetto per una passeggiata romantica o per godersi la tranquillità del lago. Un luogo apprezzato dai turisti di tutto il mondo in visita qui. Camminando lungo la passeggiata ci troviamo di fronte a uno scenario che evoca le pittoresche Cinque Terre liguri. Le case colorate arroccate sulla montagna si riflettono dolcemente sulle acque circostanti. Una scena affascinante che cattura l'attenzione dei turisti internazionali presenti qui tutto l'anno. Passeggiando per le sue strette viuzze ci si imbatte in piccoli negozi, caffè accoglienti e ristoranti con terrazze panoramiche. Niente più romantico che godere dei caldi colori del tramonto sul lago, magari sorseggiando un buon bicchiere di vino locale. Il modo sicuramente per godersi al meglio il borgo di Varenna è quello di percorrere le sue viuzze a piedi, dato che comunque è un borgo a misura d'uomo. Contrada oscura, perché è oscuro. Tra l'altro di qua ci eravamo già passati e questo è un chiaro segno. Ah, se ci rincontrate in qualsiasi parte del mondo taggateci. Altro spot, altro wow e non riesco a tenere a terra il mio drone.
Varenna, con i suoi 750 abitanti, accoglie oltre 200.000 turisti l'anno. Molti di questi soggiornano proprio qui, in oltre 40 strutture ricettive, tra alberghi di lusso, bed and breakfast, design studio, case vacanze e dimore storiche. Una costante con la Bea sono le scale, quindi se andate con lei sappiatevi regolare gambe e spalla. Ci dirigiamo verso Villa Monastero. Speriamo che sia aperta. Sì, anche perché Varenna, località turistica, è ufficio turistico chiuso. C'era una bellissima cartina che ci interessava. Mi è rimasta qua, Stefano. Cari amici dell'ufficio turistico di Varenna, se ce la mandate, in descrizione vi lasciamo il nostro indirizzo mail. Se ce la spedite noi saremo contenti, la mettiamo sul nostro sito vestiviaggidibeatricestefano.weebly.com. Volevamo portarvi all'interno di questa villa museo a picco sul lago. Niente, bisognerà tornare dopo marzo. Ancora gradini. Beh dai, amo, però almeno ti porto a vedere una vista romantica. Perché a scendere scendono anche i sassi. Questo è diventato ufficialmente il mio posto preferito di Varenna. Anche se chiusa a ridosso del lago, rimaniamo affascinati da Villa Monastero, complesso architettonico del Cinquecento. Un tempo fu convento di monache cistercensi. Oggi è una delle attrazioni turistiche principali e attualmente, oltre ad ospitare convegni e conferenze, è anche una casa museo che custodisce arredi e decorazioni del passato. Intorno alla villa si trova un bellissimo giardino botanico che si estende per quasi 2 chilometri lungo le sponde del lago, la dimora perfetta per la celebrazione di matrimoni. Inoltre Varenna è a circa metà del Sentiero del Viandante, un sentiero lungo oltre 50 km che parte da Lecco, diventa ufficialmente sentiero ad Abbadia e passa i comuni di Mandello, Lierna, Varenna, Bellano, Tervio fino ad arrivare a Colico. Lo consigliamo agli amanti dei trekking, è un trekking abbastanza semplice, adatto a tutti, tranne che a me che ho le vertigini, poiché alcuni tratti sono abbastanza esposti. Questo percorso davvero scenografico permette di ammirare i profili dei vari paesini arroccati sulle sponde del lago, ma anche e soprattutto le montagne circostanti. Il promontorio che vedete alle mie spalle è Bellagio, la punta del lago dove si dividono i due rami, ma quella è tutta un'altra storia e la vedremo in un altro video. Il cuore pulsante del borgo è la sua piazza centrale, sulla quale si affaccia la famosa chiesa di San Giorgio. L'edificio è risalente al XIII secolo ed è stato costruito sui resti di un tempio romano e ad oggi è un esempio importante di architettura medievale. In cima alla collina alle mie spalle c'è il famoso castello di Vezio. Sul castello di Vezio ci abbiamo fatto un video in collaborazione con i titolari. Vi lasciamo il link in descrizione e la scheda. Nella parte opposta della chiesa di San Giorgio c'è la chiesa di San Giovanni Battista, risalente all'XI secolo. In entrambe le chiese ci sono degli affreschi risalenti a quell'epoca. Però funziona, guarda. Sì. Sono le 16:07, tra le 4 e le 5. È giusto, funziona. Esplorare i vicoletti pittoreschi di Varenna è come intraprendere un'avventura senza fine. Ogni angolo nascosto rivela una storia da raccontare e una sorpresa da scoprire. Ci perdiamo volentieri tra i labirinti di vicoli e scalinate, curiosando tra antichi palazzi e botteghe artigiane. Paradiso della Bea. Scale.
Mamma mia, tutta questa. Ogni visita è un viaggio nel tempo, arricchito da nuove esperienze e incontri che ci lasciano sempre affascinati. E se siete fortunati potrete assistere a uno spettacolo unico quando il sole si tuffa dolcemente dietro le montagne circostanti. E mentre il sole dipinge il cielo con sfumature di rosso, arancio e viola, ecco gli spot più belli per catturare la magia del tramonto lungo la passeggiata. Questo Sunset Lover alle nostre spalle, vi risalutiamo e speriamo che vi ringraziamo per aver guardato il video fino a questo punto, speriamo che vi sia piaciuto, fatecelo sapere commentando, lasciando un like qui sotto, ricordatevi poi di seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook e sul nostro sito internet bestiviaggidibeatricestefano.webly.com. Ciao!